Buongiorno, oggi ci troviamo in officina e parliamo di dry cooling. Che cos'è un dry cooler? Un dry cooler è praticamente uno scambiatore aria-acqua. Serve per raffreddare dell'acqua, acqua per processi, acqua per utilizzi industriali o per qualsiasi tipo di raffreddamento, utilizzando come sistema di raffreddamento l'aria ambiente. È un sistema abbastanza economico, molto semplice da utilizzare, che permette di utilizzare l'acqua in circuito chiuso e che ovviamente ha dei limiti perché, come potrete capire bene, utilizzando l'aria ambiente durante il periodo estivo il tipo di raffreddamento che possiamo ottenere è un raffreddamento con una temperatura dell'acqua in uscita da questo dry cooler sempre superiore alla temperatura ambiente di almeno 5-10 gradi. Ovviamente ha dei grossi vantaggi perché l'unica parte elettrica in movimento e che quindi assorbe energia elettrica è il ventilatore. Solitamente il dry cooler si pone come valida alternativa alla torre evaporativa perché ha un circuito molto più semplice da gestire. Mentre una torre evaporativa il circuito è aperto e quindi l'acqua che andiamo a raffreddare è direttamente a contatto con l'aria, in un dry cooler l'acqua che andiamo a raffreddare non è mai in contatto con l'aria perché quest'acqua passa all'interno di tubazioni. Solitamente questo tipo di macchina è composto da una batteria lettata, una batteria a pacco lettato che ha tipicamente tubi in rame ed alette in alluminio per favorire il massimo scambio. Esistono anche dry cooler costruiti con tubi in acciaio inossidabile e alette in alluminio o tubi in ferro e alette in ferro. Ovviamente dipende tutto dal tipo di fluido che dobbiamo andare a raffreddare e dal tipo di trattamento che dobbiamo fare, se si tratta di un condensatore per vapore, se si tratta di un raffreddatore per olio. Come dico, esistono tantissime versioni di questo scambiatore aria-acqua, però è una macchina estremamente semplice e che viene utilizzata in tantissimi casi. Nello specifico volevo accennare ai dry cooler autodrenanti. Perché autodrenanti? Come dicevo, questo tipo di scambiatore serve per raffreddare acqua utilizzando la temperatura dell'aria ambiente. È evidente che d'estate non ci poniamo il problema, anzi il problema è un altro, il problema è che non riusciamo a raffreddare molto l'acqua se non, come dicevo, a 5-10 gradi sopra la temperatura ambiente. Praticamente se abbiamo una temperatura ambiente di 35 gradi la nostra acqua in uscita dallo scambiatore sarà a 40-45 gradi. Dipende da come lo andiamo a progettare e da come lo abbiamo dimensionato. Il problema si pone in inverno perché ovviamente quando abbiamo una temperatura ambientale sotto allo zero, sotto agli 0 gradi centigradi, se all'interno delle tubazioni facciamo passare semplice acqua è chiaro che si pone il problema del congelamento. Inoltre questo tipo di scambiatori, essendo progettati per avere la massima efficienza durante il periodo estivo, durante il periodo invernale, anche a ventilatori spenti, è sufficiente l'effetto camino dell'aria fredda che passa all'interno del pacco alettato per congelare l'acqua. Di conseguenza si utilizzano miscele antigelo di acque glicole. Ci sono dei casi di processo in cui queste miscele antigelo non è possibile vengano utilizzate sul processo stesso. Faccio un esempio su tutti: le pompe da vuoto. Quando andiamo a raffreddare l'acqua delle pompe da vuoto ad anello liquido, ebbene, queste pompe non possono funzionare con acque glicole, ma devono essere alimentate semplicemente con acqua. In questi casi un radiatore del genere, uno scambiatore del genere, ha dei limiti perché in inverno ovviamente è sottoposto al gelo. Se noi andiamo a fermare l'impianto c'è il pericolo che l'acqua all'interno delle tubazioni ghiacci, rompendo definitivamente e spaccando il radiatore. E vi garantisco che questo tipo di danni è un danno molto pesante perché è difficilmente recuperabile, difficilmente riparabile. Se si rompe solo qualche tubetto all'esterno, nella zona delle curve, è facile la riparazione, ma se si rompe all'interno del pacco alettato direi che è quasi impossibile da riparare. Ebbene, esistono questi radiatori, questi dry cooler autodrenanti e adesso vi faccio vedere qualche fotografia di un paio di queste macchine. Hanno la peculiarità che queste macchine si drenano automaticamente, ovvero l'acqua che c'è all'interno del circuito viene scaricata completamente. Cosa accadrà? Quando andremo a fermare l'impianto durante il periodo invernale per una sosta di qualche giorno, ad esempio delle vacanze o una pausa di produzione degli impianti, non faremo altro che aprire delle valvole e scaricare completamente l'acqua che c'è all'interno dello scambiatore. In questo modo, anche in caso di gelo, ovviamente lo scambiatore non congelerà e non si romperà. Come potete vedere dalle fotografie, per ottenere questo effetto il pacco di scambio solitamente viene montato in modo inclinato e c'è una particolare circuitazione che consente di drenare, ovvero scaricare completamente l'acqua che c'è all'interno dello scambiatore. In tutti gli altri casi si utilizza una miscela di acqua e antigelo in modo da evitare assolutamente il congelamento. Su queste macchine la tecnologia dei ventilatori è stata sviluppata tantissimo, sia per limitare il rumore, visto che sono macchine che vengono tipicamente installate in copertura, in zone all'aperto,
e quindi con una facile diffusione del rumore, sia dal punto di vista energetico, quindi andando a ricercare ventilatori ad altissima efficienza in modo da limitare al massimo il consumo energetico. Il massimo delle prestazioni lo si ottiene utilizzando dei ventilatori con motore a controllo elettronico, i classici motori EC. Questo perché? Perché andiamo a fare un controllo di velocità in funzione delle condizioni ambientali. Come dicevo prima, sono macchine progettate per avere la massima efficienza durante il periodo estivo, quindi quando la temperatura ambiente è molto elevata. Ebbene, durante il periodo invernale questa massima efficienza ci consente di smaltire molti più kilowatt di quelli che ci necessitano. In conseguenza possiamo modulare la velocità dei ventilatori e quindi andare a risparmiare energia elettrica sul motore dei ventilatori, facendoli viaggiare a una velocità molto bassa e quindi andando a limitare la rumorosità e sicuramente limitare i consumi energetici. Interessante questo argomento, vero? Un saluto!